Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. Nel breve video di oggi vi mostro un altro Vostok dalle linee eleganti. La produzione di questo segnatempo possiamo datarla sul finire degli anni 80 e i primi anni 90. È uno degli orologi russi della mia collezione che indosso più frequentemente. La forma della cassa, il suo diametro ottimale, la buona leggibilità fanno sì che lo indossi con piacere. E il suo stile classico risulta al contempo elegante ma anche sportivo. Perfetto in ogni occasione e con qualsiasi abbigliamento. Si presta bene anche ai vari abbinamenti con bracciale o cinturini, per esaltarne l'estetica formale o donargli un carattere più casual. La cassa è in ottone cromato e ha un diametro di quasi 38 mm, con un lag to lag di 42. Anse da 18 e 12 mm di spessore dati anche dallo spesso vetro plexi bombato. Si presenta in una classica forma tonda con anse dritte e una sottile lunetta zigrinata in ottone dorato, poco invasiva, ma che regala dei bei riflessi di luce a seconda dell'inclinazione. La corona sovradimensionata è senza spallette di protezione e consente una presa ottimale nelle operazioni di carica e di rimessa dell'ora. Il fondello inox presenta il solito anello di serraggio a vite ed è decorato con delle incisioni a righe parallele su una metà in senso verticale e sull'altra in senso orizzontale. Al centro è riportato il numero di serie dell'esemplare. Il dial è davvero molto elegante. Ha una decorazione che potremmo definire a occhio di bue. Un quadrante argenté con una delicata lavorazione soleil e una corona circolare azzurro tortora sulla quale sono riportati in nero gli indici in numerazione araba. Questa si divide in 4 settori, lasciando spazio ai numeri 3, 6, 9 e 12 che sono invece rappresentati in caratteri romani. Nel margine interno della corona circolare notiamo una decorazione a chemin de fer per la misurazione dei secondi. A ore 12 vi è il logo della Vostok e nella parte centrale inferiore la scritta in cirillico 17 rubini. A ore 6 sul margine esterno del quadrante troviamo la scritta Sdelano BSSR, ovvero prodotto in Unione Sovietica. Una nota di particolare pregio è rappresentata dalle eleganti sfere Breguet verniciate in nero. E nera è anche la sottile lancetta dei secondi. Questo segnatempo fu prodotto anche in altre varianti cromatiche, con un dial bianco e decorazioni in giallo o in rosa salmone. È possibile inoltre trovare versioni commemorative che riportano immagini stampate come quelle dedicate a Papa Giovanni Paolo II, realizzate in occasione delle sue visite nei paesi dell'ex Unione Sovietica. L'interno del fondello non presenta alcuna lavorazione o incisione, così come il movimento, che ci appare grezzo e poco rifinito, a parte una semplice spazzolatura sui ponti. L'unica indicazione riportata su di esso è una B di Vostok sotto la ruota del bilanciere. Il calibro è il 2409A, un solo tempo a 17 rubini e 19.800 alternanze ora, con una riserva di carica di 45 ore. Vi mostro come appare al polso, sia con questo cinturino celeste, che fa pandan con la decorazione del dial, oppure con un bracciale coevo che lo rende più versatile. E sinceramente è la configurazione che preferisco. In questo abbinamento è davvero uno degli orologi che indosso più di frequente. Lo trovo di una comodità unica e perfetto in qualsiasi occasione. E rispecchia appieno quello spirito vintage
che personalmente apprezzo tantissimo. E mentre vi lascio ammirare ancora la lucentezza e la bellezza di questo quadrante, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi ricordo di mettere un like e attivare la campanella e soprattutto di iscrivervi al canale. E come sempre vi do appuntamento a martedì prossimo con un altro interessante orologio russo della mia collezione. Ciao a tutti!